Salve fandoni e ben ritrovati su Expedition 33. La scorsa volta abbiamo terminato la storia del gioco e wow, è stata magnifica. Il prossimo finale lo vedremo appunto alla fine della serie, mi pare che l'ho già detto nello scorso episodio. Questo perché adesso ci tocca un pochettino andare in giro e trovare contenuti che ci siamo persi, contenuti secondari, contenuti appartenenti all'atto 3. Inizialmente andremo semplicemente in giro perché abbiamo le nuove abilità di Eschie, quindi il volo e il sott'acqua, che ci permettono di accedere a un sacco di nuove zone, oltre che magari anche raggiungere delle zone che vedevamo ma che non potevamo raggiungere da terra, mettiamola in questo modo. Verso la fine della serie utilizzerò delle guide magari per riprendere tutte quante le cose che abbiamo lasciato in giro. Mi riferisco a diari e a dischi musicali, cose del genere, in modo da poterli anche affrontare e vedere. Soprattutto i diari della spedizione sono molto interessato, quindi ovviamente penso che ne troveremo altri andando in giro nelle zone nuove. Però se ci dovessero mancare ancora dei diari, faremo per esempio un episodio in cui mi metto con la guida e una volta trovato il diario lo vediamo, lo leggiamo e poi vado al prossimo, insomma, così, giusto per terminare. Io questa è una cosa che farei normalmente off camera, però dato che sono sicuro che ci daranno tante nuove informazioni, è sicuro che mi pentirei se lo facessi post serie, quindi cerchiamo di fare il più possibile. Questo riguarda anche i boss. Quando sembra che non abbiamo più nulla da fare, mi darò un'occhiata a delle liste di cromatici, di boss opzionali che possiamo insomma andare a fare e cercheremo di capire. Tra l'altro nello scorso episodio mi sono dimenticato di parlare con il ragazzino dipinto prima di andare da Renoir. Me ne sono ricordato avviando la partita oggi e adesso sono qui. Lo vedremo nel finale diverso, che appunto sarà alla fine della serie. Quindi mi sono dimenticato la scorsa volta, ma ci torneremo. Adesso la situazione è particolare perché abbiamo così tanto che sono completamente inebriato, non saprei dove andare. Prima di tutto io ho iniziato a segnare un pochettino gli outfit, le cose che già abbiamo, in modo da assicurarmi eventualmente poi di andare a prendere tutto, e volevo soffermarmi un attimo su Lune, che con il finale di Maiella ha sbloccato questo costume civile molto bello, però Siren mi fa impazzire per adesso, e anche Ciel stesso discorso, c'ha questo civile, e credo siano le uniche due cose che abbiamo sbloccato con il finale per ora. Ok, allora adesso ci tocca un bel sistema interessante perché abbiamo una mappa enorme e direi a questo punto di esplorarla dal sotto verso sopra. Cerchiamo di insomma concentrarci sui vari pezzi. Questi qui, questi dipinti, laboratorio di pittura, cerchiamo di andarci magari in un episodio singolo, quindi per adesso evitiamo, perché sono sicuro siano collegati a quel laboratorio che vi ricorderete sicuramente in uno degli episodi, nel quale dobbiamo fare delle cose. Tra l'altro questi... ah no, queste sono le arene, pensavo fossero i piccoli Gestral perduti. Ok, per esempio già vedo questa cavernina qui che è nuova e tutte queste cose in giro. C'è anche questo che è nuovo, che è in aria se non erro, quindi abbiamo un bel po' di cose da vedere. Sicuramente anche Lumière sarà un po' più perquisibile, mettiamola in questo modo, però a Lumière ci torneremo, quindi per adesso direi di muoverci in questo modo. Qui non c'è mica qualcosa da fare, no, è semplicemente una caverna. Allora, ovviamente abbiamo vari Burgeon di questi, ecco un altro lì in giro per la mappa. Ce ne sono tantissimi in realtà. Ah, qui è proprio pieno. Non credo che tutti questi li possiamo affrontare, credo che questi siano scena. Sì. Bellissimi. Però è sicuro, ma proprio sicuro al 100%, che ce ne siano altri affrontabili, perché sulla mappa li vedevamo, oltre a questi qui intendo. Quindi eventualmente daremo un'occhiata. Per adesso io a questo punto andrei verso questa caverna nuova accessibile, che sembra essere qualcosa di nuovo. Cioè prima anche
Oddio, no, forse con il nuoto potevamo raggiungerla? Non saprei. Potrebbe essere. Semplicemente non l'abbiamo notata. C'è un commerciante. Ricordiamo che noi dobbiamo anche trovare il modo di distruggere questi, perché non ci è ancora permesso. E perciò vedremo, però... Appla. Ehi umani, vi interessa un ottimo affare? Certo, vediamo. Treccia per lune e taglio di capelli per Ciel ricci corti. Vediamoli un po'. Ci sta, però io... Cioè, non la riesco a vedere senza questo cappello, vi dico la verità, gli sta proprio bene. Le sta proprio bene. Treccia immagino sia... No, non è quella di... Carina. Lasciamo Treccia per un po'. Vediamo. Non riesco da qui, però forse possiamo con la modalità foto. Che bella treccina. C'ha anche un paio di... E la frangetta. Ci sta, per un po' teniamo questo. Come si esce? Così, perfetto. Ah, qui c'era proprio una sorta di villaggetto. Di tende, cioè tende di legno però. Allora, non c'è il rosso. Grotta della scogliera delle onde rocciose. No, ok, no, ma questa potrebbe essere, perché se ricordate, nella zona della scogliera noi ci torneremo arrivati a un certo punto. Per adesso andiamo ai contenuti nuovi, poi magari facciamo il clean up. C'era una zona che non abbiamo raggiunto e credevo fosse questa, potrebbe essere questa. Ah, io tra l'altro ho paurissima di cliccare per sbaglio nuova partita plus, quindi New Game Plus. Speriamo non succeda perché lasciamo perdere. Dovrei fare un backup magari dei salvataggi per essere sicuro. Che bella questa luce. Ma che bellezza. Lasciate che faccia la foto del coso, va. Comunque mentre scattavo questa foto c'era questa canzone molto chill, direi. Molto emotiva. E sono sicuro che è banalmente la canzone del posto, però posso dire che è un pochettino poetico dopo il finale. Poi, allora, posso dire che sto riflettendo molto sulle nostre scelte, soprattutto la scelta del finale. E ho detto che la scelta era canon, e lo è. Per adesso. Non escludo che possa cambiare, dovremmo anche vedere il finale diverso e capire, però in tutti i casi potrebbe tranquillamente essere presa come siamo rimasti nel quadro, si è resettato il mondo perché siamo qui a fare il resto e poi in realtà quello sarà la scelta reale. Vedremo. Io ho fatto questa scelta anche perché ci troviamo in una situazione chiaramente fantastica. Mi sentivo che gli abitanti del dipinto fossero persone reali e soprattutto che Mael non avesse nulla al di fuori del quadro. Però è chiaro che questa è una vita finta e soprattutto adesso lo sappiamo, prima era un po' più... cioè la scelta l'abbiamo fatta prima. Certo, schiavizzare l'anima di Verso per mantenere attivo il dipinto è un po' così. Anche se lui ci teneva, no, al dipinto stesso, però era stanco. Quindi sì, decisione complessa sicuramente. Però sono contento di essere di nuovo qui. Devo dire che tenersi questa roba per il dopo è un po' più... come dire... terapeutico, aggiungerei, perché vi ho detto quando abbiamo terminato il gioco che è uno dei pochi giochi che mi lascia senza buco nel petto. Era
assolutamente sbagliato, perché nel momento in cui ho finito il gioco ho passato l'intera serata, cioè non mi ricordo che ore fossero, forse tipo le 23, però ho passato tutta la notte fino alle 2, le 3 a pensare, a farmi idee sul finale, su quello che era, e non ho ripensato, cioè la mia scelta è stata ponderata su un motivo, ok? Però comunque il buco me l'ha lasciato, perché ho ripensato meglio alla situazione diverso, all'anima diverso. Insomma, sicuramente c'è stato un cambiamento, e se avessi fatto prima tutto quello che potessimo fare all'interno dell'open world, e quindi quella sarebbe stata per me la fine, ovviamente avremmo visto anche quello diverso, fermarmi dal giocare mi avrebbe ucciso. Cioè, avrei probabilmente continuato per il platino privatamente, però sei ancora più al silenzio. Cioè, io quando registro comunque parlo, e ormai è un annetto che lo faccio. Prima trovavo difficile, se vedete le primissime serie, quando non c'era nessuno nella chat in live, era molto difficile per me mantenere, diciamo, il discorso aperto. Adesso è un po' cambiata questa cosa, ma se avessi dovuto giocarlo da solo sarei rimasto in silenzio. Il silenzio in situazioni come questa uccide. Exga cromatico, non avevo dubbi fosse cromatico. Come mai verso? Forse avevamo setappato male il... Oddio, non posso nemmeno fuggire. Non sono sicuro che verso ce la possa fare, vi dico la verità. Ah, facciamo così, togliamo lo scudo intanto. Quasi. Si shielda lui. Ok. Applichiamoci potenza. Aspetta, potenza su A aumenta. Ok, no. Come mai quello... Possibilità di strappo... Mi dà il rango B. Perché Perché è illuminata? Non siamo al rango B. Non c'è la barra di strappo piena. Proviamo, voglio capire perché, ma non credo sia... Non abbiamo nemmeno potere dipinto. No, dobbiamo farci uccidere. Sta continuando a shieldare. No, aspetta, possiamo abbandonare la battaglia banalmente. No, voglio un attimo fare questo cambiamento perché è inutile. Insomma, voglio dire. No, credo che per qualche motivo abbiamo il party proprio non impostato. Sì, ok, allora fermi un attimo. Innanzitutto verso... scusami, ma ti serve il potere dipinto. Dov'è? Eccolo. E devono averlo tutti, quindi... Potere dipinto, tutto ok. Loro tre sicuro ce l'hanno. Allora, Maiel, Lune e Ciel. Vi prometto che giocheremo anche verso e Monoko. Ci saranno dei cambiamenti. Per adesso però questa era la nostra build e mi ci sono divertito abbastanza, devo dire. Sicuramente faremo delle modifiche, abbiamo un sacco di lumina da poter attribuire. Insomma, dovremmo continuare a giocare letteralmente con le build. Io, avrete visto, non sono un esperto in questo ambito, soprattutto perché non ho mai giocato propriamente un JRPG, cioè uno dei primi che gioco. Quindi devo farci un po' il callo, però devo dire che rispetto per esempio all'episodio in cui abbiamo preso solo schiaffi, che è stato 5, 6, 7 episodi fa, non ricordo, adesso sicuramente meglio, ma avremmo dovuto semplicemente farlo dall'inizio. Allora, io farei Furia della Dea Bendata. No, scusami, su intervento su Maiel.
No, però aspetta, possiamo comunque attaccare 2 volte. A questo punto 2 colpi carta marchiante. Facciamo un attacco normale e poi carta marchiante. Così togliamo lo scudo che ha attualmente e lasciamo marchio. Ora abbiamo la possibilità di fare un'immolazione potenziata. È resistente al fuoco, chiaramente. Maielle non è ancora andato, ok. Arsenale completo, così supportiamo il nostro teams. E null'altro. A questo punto siamo sul nostro passaggio offensivo. Combo potenziata dallo scudo. No, 99. Vabbè, questo è un nemico molto basso, Allora possiamo fare un'elettrizzazione o un tuonifraggio, che sicuro lo toglie. Anche trasferimento termico. Facciamo così. Bam bam. E poi trasferimento termico. Vulnerabile al ghiaccio, ok. Carta marchiante. Possiamo rifarlo. Ci associamo un pochettino di presagio, così se ci dovesse servire sta lì. Adesso ne facciamo regole infrante. Ok. Un attacco normalissimo. La canzone ha preso una piega molto particolare. Tuonifraggio. Ok. Si potenzia. Quindi prende potenza o cosa è cambiato? Tanto sta pieno di scudi. 6. Facciamo così, ne togliamo elettrizzazione. Quanti colpi sono? Sono 3. Ma facciamo così. Elettrizzazione che costa 0. E togliamo. Poi qui la situazione è da risparmio per ora. Potremmo fare... Abbiamo finito già arsenale completo, quindi a questo punto facciamo quello. Maiel ha solo 6 per ora. È senza posa. Facciamo recupero di PA, visto che non ci ha attaccato per ora più di tanto, solo un colpo. Schianto crostale lo proviamo a fare, ma sono sicuro che non subisca più di tanto i danni. Si potenzia. Ok. Per ora facciamo così. Lei può tranquillamente togliere semplicemente lo scudo. Purtroppo però non abbiamo... non ha inerme, se no avremmo potuto giocare 2 volte, ma per ora togliamolo. E Lune vai di schianto crostale, vediamo un po'. Non è resistente. Ok. Allora, Furia della Dea bendata. Nel frattempo potremmo anche marchiare. Saltiamo il turno di Lune, così ci teniamo quel marchio, visto che non abbiamo la virtuosa. Potremmo fare omaggio a Gustavo in realtà, effettivamente, dai. Ok, 223.000. Si potenzia. Lui sta continuando solamente a shieldarsi. Però ha un cioè il colpo che tira è potenziato dagli scudi, quindi c'è un motivo. Noi potremmo fare danza di fulmini presto. Per ora facciamo attacchi normali. Deve essere Maiella a togliere questi scudi. Con la virtuosa però va bene. Continua. Ci conviene applicare inerme presto perché ci serve. Facciamo elettrizzazione nel frattempo con Lune.
Giusto, è anche doppio eventualmente se critta. No, arsenale completo. Abbiamo 3 cariche sfumate tra l'altro. Probabilmente con il gommage di Maielle lo shottiamo. Potremmo anche farlo, tanto non sembra fare molto questo boss. Siamo in offensiva, dai, proviamo questo gommage, vediamo quanto esce. È sempre molto scenica questa abilità. Non sta prendendo più danni. O aveva uno scudo. Non ci ho fatto caso. Non sta prendendo danni. Ok. Vuoi vedere che dobbiamo stunnarlo a questo punto? Potrebbe tranquillamente essere. Non prende danno, no. Schianto crostale è l'unica cosa che ci aumenta tanto i danni da stordimento. No, non sta subendo nemmeno quello. Sta succedendo qualcosa, ma cosa? Non sta subendo, non capisco se è buggato o se è proprio il suo fight. Penso sia il suo fight. Però non subisce nemmeno aumento da strappo. Lì tra l'altro vedo il diario, sì, però... Ok, è il cristallo. Non sembrava perché non faceva nessuna animazione diversa, ok. Quindi probabilmente anche lo scudo lo possiamo togliere attaccando il cristallo, potrebbe essere. No, non cambia niente. Mi dispiace aver buttato gommage, però vabbè, non mi ero reso conto. Forse era il primo attacco che facevamo, non ci ho fatto caso. Comunque, vabbè. Andiamo a fare un'ondata oscura. Ma sì, dai. Non mi aspettavo danni così assurdi, visto che è il nostro support e abbiamo tutto che lo indica, anche il coso che ti fa giocare 2 volte. Ok, credo che solo quando è full non prende più danno. Non ha più inerme, mannaccia. Facciamo così a questo punto almeno. Ah no, è già... ok. È già immortale, tra virgolette. Ok. Facciamo un attacco normale che ripristiniamo un po'. Tra un attimo faremo il nostro stand al potenziato, ma per adesso agiamo di libero arbitrio. Noi abbiamo la posa virtuosa con questo. Solo che non ho mana. Vabbè, possiamo farcela, credo. Boom, 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 boom. Ok. Qui intanto abbiamo tutte queste cose qui. Ci conviene fare un tunifraggio?
21k ci sta. Ottimo. 94.000 ci sta. Forza dal suo cristallo e di nuovo immortale, mi sa. Non lo era. Ora sì, ora è attaccabile. Carta marchiante. Vai di immolazione. Aiella ha solo 6 purtroppo. Infatti vorrei preservare questa posa per ora. No. Va bene. Un po' noioso questo boss solo perché in questo momento facciamo pochi danni e lui è molto difensivo. Però vabbè. Ok. Vai di tuo nifraggio. Ok, adesso con il nostro Stendhal non potenziato però con virtuosa, vediamo un po'. 96.000, è andata male, vabbè. Allora, qui dobbiamo preparare un bel colpo interessante. Cure non ce ne servono, sinceramente. Ripristiniamo. Per ora facciamo intervento. Facciamo arsenale completo. Comunque sono contento dell'illuminazione che abbiamo adesso nella webcam. Speriamo che ne sarò contento per un po'. Ok. Riapplichiamo. Qui no, fermi. Attacco normale. Furia della dea bendata. Prossimo turno Maiel lo shotta, sicuro. Vai di immolazione. No, ma clicco sempre troppo in anticipo, quello è incredibile. No, proprio adesso. Non possiamo. Vulnerabile, vabbè. Teniamoci la posa. Sai che c'è? Dai Maiella, anche senza doppi danni. Fai il tuo Stendhal. E dopo farà gommaggio. 144.000 ci sta bene. Qui nel frattempo trasferimento. E a questo punto schianto crostale. Ok. Questo è diverso dagli altri. L'animazione però. E credo che l'effetto sia lo stesso. Ok. Maiel senza posa, senza nulla, però gommage. $110.000. Malino, però adesso abbiamo la posa giusta. Ce la riapplichiamo. Lune deve fare danza di fulmini appena possibile. Qui recuperiamo un po'. Andiamo di furia della dea bendata. Possiamo anche fare potenza banalmente. Ok. No. Forza dal cristallo, va bene.
Riapplichiamo. Qui ci serve ancora mana. No. Però meglio di prima. Forza dal cristallo, maledetto. Peccato, uno in meno ed era perfetto. Facciamo un'elettrizzazione giusto per ricordargli. Allora, abbiamo tolto tutto, non siamo potenziati al massimo, però Stendhal 71.000. Gli è morta l'une, va bene. Ti odio, boss, maledetto. Veramente noioso. Con il suo scudo maledetto, va bene. Ah, non ho le tinture rianimanti. Giusto. Maiella, è tutto in mano a te. Ok. Male. Ok. Recuperiamo mana per ora. Stessa cosa qui. Ci serve una cura. Va bene, continua a potenziarsi. No, non abbiamo posa, abbiamo 7. Possiamo... no, siamo comunque a 7. Ci conviene a questo punto fare un regole infrante. No, un regole infrante e un mezzo forte da 2 a 4. No. Prendiamo il mana per ora. Qui facciamo arsenale completo. E basta. No. Ah, pure maledizione. Ok. E lui è anche potenziato in questo momento. Va bene, facciamo così. Colpo virtuoso. Riapplichiamo la posa. Se muore Maielle alla fine. E non riesce Ciel con i danni. Poi attacca ogni 6 anni circa. Cioè, che fastidio. Gli devo per forza togliere l'effetto qui. Pure della dea bendata. Ora è il momento. Devi shottare, Maiel. Devi. Devi. Non sta shottando. È morta Maiel. C'è ancora l'effetto. Non ha tintura che le toglie gli effetti. Non mi sembra proprio. Ah, oddio, mi ero dimenticato. Perfetto, ottimo, meno male.
C'ha anche ira adesso. Perché non lo riesco più a perriare questo? Devo aspettare un po' di più, mannaggia. Gli ha rimesso maledizione. Le ha. Brutta sta meccanica, sincero, E ovviamente il turno, anche se è dato da qualcun altro, comunque lo fa scattare, che fastidio. Colpo virtuoso e poi proviamo uno Stendhal. Conta come altro turno. Non ci avevo pensato. Per me è controintuitiva sta cosa, quindi... Però sì, effettivamente dopo 3 turni suoi, non 3 turni in generale. Non credo che Ciel riesca, Non c'è modo. Ah, maledetto, anche lei è finita. Almeno. Verso il Monoko. Come mai c'è l'iconcina di Monoko su? Facciamo prima un colpo normale. Ah no, ma era invincibile, mi sono dimenticato. Ok. Blitz. Allora, Monoko. Per ora nada. Ok. 18.000. Verso ce li ha i danni, vediamo un attimo. Non ho visto ancora, non ha perso, mi sa, l'effetto, vero? No, però noi prendiamo mana. Ok. Siamo su S. Ottimissimo. Va bene, facciamo questo. Ok. Continua a potenziarsi, non c'è problema. Noi abbiamo anche quello che toglie gli scudi con Monoko. Il problema è quando c'ha l'effetto del... c'è poco da fare. Almeno Verso c'ha tanti attacchi, quindi può togliere questo effetto. È l'unica cosa che va a nostro favore in questo momento. Applica il marchio, non ci interessa, ce l'ha già. Ottimi danni. Allora, applichiamo potenza. No, siamo in S, però dura poco. No. Assalto ascendente. Prima l'autoattacco dovevo fare, ho sbagliato. Vabbè. Non ha lo scudo adesso. Teniamocelo. Fa anche l'altro, sì. Facciamo così, saltiamo il turno diverso.
Facciamo questa perforazione. Lo so che non prenderà danni, però non dovrebbe togliere. Oddio, non ho... Ah no, fa danni attraverso. Però giustamente c'ha l'effetto del cristallo. No, ok, vabbè. Era giusto per provare. Odio sta meccanica, ragazzi. Giustamente. Finalmente può attaccare verso con i danni stavolta. Facciamo prima un autoattacco e poi di nuovo l'attacco a salto ascendente. Vai. Le cure in questo momento non ci interessano. Percossa del Brawler. Siamo vicini allo stun, ma ancora ce ne vuole parecchio. Continua con la sua roba lui, vabbè. È vulnerabile, ottimo. Allora il suo prossimo attacco farà danno. Allora, non riesco a fare... no, assalto ascendente ce la faccio. Vai. Continuano ad aumentare i danni di questo, ecco. 59k col crit. Di nuovo. Facciamo prima attacco normale, che sono sempre danni lì. Ok. L'hai mata male. Va bene. Per una volta succede con lui, quindi perfetto in realtà. Che il nostro danno lo fa verso. Ok. Potrebbe farcela con assalto ascendente, vediamo. Quasi, 81.000. Facciamogli pure questi danni con l'abilità, anche se non è potenziata. Non la vedo scendere la vita però lì in alto. Non so perché. Non so se è perché era così poco danno. Ok, sì. Perfetto. Rianimazione energizzante. Più 3 PA a tutti gli alleati dopo la rianimazione. Questo su Maiella è perfetto. Subisce il 50% in meno di danni ma non può ricevere cure. Me l'ha potenziato, credo. Penso di sì. 1.700.000 di vita, ma è stato difficilissimo. 28 minuti di tortura, ve lo giuro. Ah, ok, indica... ok, quindi abbiamo il piede di Ezka adesso. E abbiamo Diario 54. We're born into a social contract, the terms of which are preset. We can neither negotiate nor decline. Our very first breath, that first wail as an infant, was deemed our consent. Before we can speak, before we even understand what it is that we're born into, we're bound. Lumiere operates a certain way. It favors a certain group and a certain outcome. And if you question the council, well, the council is going to question you. Push too hard to change things, and you just might end up on the next expedition. So, nothing ever changes. They just send us out to die, dissent us, and the status quo continues. At least out here, I don't have to pretend anymore. I don't bear the others any ill will. They have good intentions. But I'm not here for the painters. I'm here to build a new Lumiere. Interessante questo diario, ragazzi. In cui i termini sono immutabili, non c'è data facoltà di negoziare o rifiutare. Il nostro primo respiro viene assunto come tacito consenso. Prima ancora di comprendere la natura del mondo in cui siamo già legati a questa realtà. Qui ci fa capire che in passato, nelle scorse spedizioni, era molto più dura la cosa. Cioè, a me è sembrato che nella spedizione 33, oltre che in generale l'intera popolazione, tutto il popolo, diciamo i popolani, quindi non il consiglio, non avessero più fiducia, no, nelle spedizioni, perché non si presentavano ai tavoli alla festa di andata, no, tutte queste cose qui.
Però in generale credo che anche il consiglio stesso, cioè a me ha dato questa impressione anche il consiglio stesso con i fondi che non vengono dati, queste cose qui. Cioè a me sembra che adesso lo tengano qui solamente come simbolo, che deve esserci perché sennò non stiamo facendo nulla per impedire il gommage, ma anche il consiglio qualche anno dopo è praticamente diventata una roba che, cioè sì, ci devi andare, però non come in questo caso che sembra essere più una cosa che dovete farlo, basta, vi ci mandiamo, se diffidi sei nella prossima spedizione. Cioè adesso è un po' diverso, cioè adesso le fanno perché devono esserci, altrimenti vuol dire che non stanno fightando, ma anche il consiglio stesso non gliene frega più niente, almeno a me questo è ciò che mi trasmette. Danni aumentati del 50% se sotto l'effetto di sfinimento. Molto particolare, cioè proprio molto specifico, però va bene. Questo fa semplicemente uscire, immagino, per non farti tornare dall'altro lato. Perfetto. Ok, e normalmente io un episodio del genere l'avrei fatto finire, però non abbiamo fatto niente, siamo post-endgame, adesso si fa la roba seria. Allora, innanzitutto, noi spiagge di Jezra ne abbiamo trovate due. Questa qui, che era, se non erro, il costume di Lune, e questa qui, che forse era la scalata, quindi il costume di Monoko. Ci sono altre spiagge? Sì, ce n'è una qui. Questa cioè l'abbiamo visitata da qui. Sembra strano. Come mai c'è il nome però? L'abbiamo visitata. Ah, vabbè, torniamo un attimo qui sotto. Allora, qui sotto noi possiamo andare su rive oscure, oltre che tornare eventualmente Bosco Rosso. Queste zone qui sicuramente le dobbiamo riesplorare un po'. Sono sicuro che anche al villaggio Gestral ci manca ancora qualcosa, non abbiamo finito. Ok, vabbè, facciamo una cosa. Andiamo... Scogliera delle onde. A questo punto, visto che siamo qui, la scogliera sì è quella lì di fronte. Andiamo lì un attimo. Perché c'era quella zona che non siamo riusciti a raggiungere. Qui c'era il Burgeon. No, questo è il... Ah no, no, il campo da battaglia era di qua. Ok, no, perfetto. Mi stavo un attimo confondendo. Dico, ma qui non c'era il campo da battaglia? No, è dall'altro lato, ci sta. Allora, tornati un attimo qui. Dobbiamo riposare una bandiera velocemente. Questa è una delle mie zone preferite. È bello riessere qui perché ripercorri un po' tutto quanto. Ricordo che anche qui c'era un'intera zona nascosta da un tronco con le venature azzurre. Quindi è chiaro che presto ci sarà accessibile, però per ora ancora no. Allora, riposo, viaggio rapido, vecchia fattoria, onde di basalto. Facciamo così, proviamoli un po'. Noi dovremmo andare... questi erano i verso sostanzialmente, suppongo. Dovremmo andare dove abbiamo fightato con Lab Terror, si chiamava così. Ci pensate che noi abbiamo passato tutto il tempo, no? Dobbiamo distruggere la pittrice, però molto spesso durante il viaggio ho, diciamo, avuto il dubbio, ma siamo sicuri che la pittrice sia... Qui mi sa che non ci siamo stati. No. Seal of the 50th. Our beautiful wheel. Wedged upon the rocks. A casualty of the massive serpent of the sea. But even shattered, its presence is still comforting. Adrian and Gabriel are doing their best to sustain morale, but with no food, no clean water, no way to fix the wheel, our fate is quite clear. Well, to me at least.
But I have no desire to hold back the hopes of others. Perhaps. Perhaps we will find a way back. Still, these moments of quiet, sitting on the beach, are also a source of contentment. All our lives we've been running, trying to outrace time, trying to reach an unreachable goal. And now we can finally rest. At least we got to see some of the wonders of this world. Even the serpent, cool as it is a deadly elegance that is mesmerizing. But oh, what other marvels might we have seen had we been able to keep rolling? I sometimes wonder what it would have been like to grow up outside the dome. Perhaps even live amongst the Neverons. Could we have achieved a form of peace? Or even prospered alongside them? Quindi queste ruote erano portate dalla spedizione, io non l'avevo capito. Cioè erano un modo di muoversi, intendo. Non avevo capito, pensavo facessero parte dell'estetica della zona. Magari qualche Neveron. Invece credo... Cioè mi ha lasciato intendere il diario che le usassero per muoversi. Erano dentro e rotolavano. D'altronde le... oddio, però quando arriva sotto... No, no, è infattibile. Non era questo che volevo prendere, chiaramente. Non ricordo dove si trova la zona dove abbiamo fightato contro anche Renoir. Perché era poco prima di quello che c'era quella zona lì sulla sinistra che non abbiamo raggiunto per nulla. Avevo detto che il clean up l'avremmo fatto in un'altra occasione, però... Ah, qui c'era anche il petanque. Potremmo provare il petanque? Dove andava portato? Non vedo l'arrivo. Questo? Ok. Se non ero era giù l'arrivo, non era qui su. Quanta roba. Ci siamo persi, fermi un attimo. Qui ci siamo stati? Let's go bianco. Lui voleva i cristalli, no? Qui ci dovremmo tornare. Non credo che li abbiamo tutti. Voglio solo possedere la stessa lucentezza. Ne abbiamo ancora uno, ok. Però questa è una zona secondaria. Erano collegati, non era un'altra zona. Allora perfetto, troviamo un attimo questa cosa, visto che ci troviamo. Erano i cristalli che si illuminavano giù, se non erro. Quindi dovremmo poter... tipo quello lì. Vediamo. Ah, poi sicuramente se non troviamo tutte le entrate delle stanze della villa, anche quelle faremo un episodio a parte in cui con una guida andremo a prendere tutto ciò che abbiamo missato. Dobbiamo fightarli e basta questi, eh. Non dovrebbe essere difficile però. Moltiplicatori della vita, mi ero dimenticato. Non l'avevo nemmeno visto quello. Ma credo che il moltiplicatore adesso lo possiamo pure togliere, perché era più che altro per il boss. Rischiamo di farci la zona atto 3 veramente complessa, se no. Ci
ci sta pure shottare la roba che abbiamo lasciato indietro, secondo me, in questo caso. Mi preoccupano solamente i boss. Take your shots. Ok. Era quella l'entrata? Però io ricordo un'entrata di una villa molto in basso, non era questa. Vedete che questa non ci siamo stati? È da vedere, eh. Ok. Adesso lo conosciamo. Ok. Shottato, va benissimo. Vai di tuonifragio again. Ah, banalmente però la zona del fight potrebbe essere diversa da quella dove l'abbiamo avviato effettivamente. Quindi magari è dove penso. Maledetto lui e sti scudi, incredibile. Tra l'altro è vulnerabile a regole infrante. Però perdiamo la virtuosa, non ci ho pensato, vabbè. Dai, rifacciamolo. Show me what you can do. Look out. Sta per saltare. Ok, e però c'ha gli scudi. Doppio dei danni. Non posso fare molto però. Facciamo regole infrante. Più o meno. Riprendiamoci il mana. Combo da 3 colpi. Continuiamo con tuonifragio per adesso. Devo capire perché non faccio danni con sta build elettrica comunque. No, potevo attaccare l'altro, ma ci penso. Vabbè. Due colpi. Siamo quasi, dobbiamo toglierlo il per 20. Magari mettiamo un per 5 per questi nemici iniziali. Però ci allunghiamo troppo inutilmente perché questi nemici li conosciamo. Ok. Facciamo tuonifragio again e dovrebbe morire l'Exga, credo. Sì, ok. E terminiamo con uno Stendhal della Madonna qui. Boom. Ok.
7000 XP, capite che intendo? Vabbè, dobbiamo toglierlo. È too much. Io la porta me la ricordo in una direzione specifica, che mi sembra fosse di là. Intanto cerchiamo di capire dov'è l'ultima luce che ci manca. Lucina per l'Exga bianco, Exga. Non so se abbiamo esplorato per bene queste caverne, tra l'altro, quindi già che ci siamo, un'occhiatina in giro. Ecco, lì mi sembra che dove ci mancasse ancora da fare. Quindi, ok. Parkourino. Oddio, non dovevo fare questo salto così, però va bene comunque. Ci torniamo tra un attimo, ho visto altro qui sotto. Vorrei evitare un altro fight se possibile. Solo perché è lungo, non per altro. Ok, eccolo qui. Nice. Io la porta me la ricordo giù di qua. Mi sbaglio? Cioè semplicemente il fight avviene qua sotto? A livello estetico intendo, vediamo. Eh sì, sì, hanno usato questo. E lì già ci siamo stati, ok. No, perché mi ha un attimo destabilizzato. Però è tutto normale. No, perché giustamente utilizzano comunque delle zone preimpostate dove far avvenire il fight, ci sta. Sarebbe stato troppo un casino farlo partire dove ti trovavi. No, non farmi partire il fight per Illumina, ok. Però doveva essere preso. Ci saremmo mai più tornati qui, quindi... Andiamo a fare questo piccolo parkour. Non so se mi conviene correre oppure no. Sinceramente. Era di qui? Credo di sì. Ok. Questo non l'ho proprio notato comunque quando siamo venuti. Sono andato dritto di là, non avevo visto ci fosse un'altra stradina. Credo che correre convenga qui. Ok. Questo è un diario? No, è un picto. Danni da strappo aumentati del 50% quando segui i colpi di mira libera. Oddio. Non così interessante. Però ci può stare. Allora, lì dobbiamo arrivare in qualche modo. Il modo non mi è ancora chiaro, però. Non facciamo partire il fight. Io credo bisogna fare qualche giro strano. Saliamo intanto. Ok, eccolo lì. Credo che noi siamo andati di qua. Quello non l'ho visto. Cioè, io mi sono fatto tutto il giro dall'altro lato. Sì, noi siamo andati di là, ne sono sicuro. Questa è tutta una zona che non abbiamo visto. No. Edifici allagati, non ci siamo stati proprio qui. Bellissima l'illuminazione. Non c'è niente. Bellissimo. Bellissima. Che rimane contestuale. Cioè è proprio renderizzato ciò che tecnicamente dovrebbe esserci lì sopra. E c'è Papate Ven e non il 33. Bellissimo. Allora, vediamo un po'. Non ci interessa il fight con lui. Però magari c'è qualcosa qui dietro. No. No. Allora evitiamolo. Anche se non lo sentiamo, è dietro di noi. Quindi credo che stiamo andando dove penso. Molto alla lunga, sì. Però dovremmo esserci. Andiamo prima di qui. Bella questa zona. Cavolo che ci eravamo persi qui, Great. Non tanto per il loot, perché voglio dire, però a livello estetico. Mi sa che adesso stiamo tornando. Vedo che entrambi vadano nello stesso punto. E qui c'è l'edificio che non abbiamo preso, no?
Forse è loccato. Exca, lasciami stare. Posso tornare indietro da lì o no? Secondo me no. Invece sì. Vediamo da qui cosa riusciamo a ottenere. Ah, no, ok, non era quello. Cioè sì lo è, però ti porta da tutt'altra parte. E c'erano questi però, che vanno giù. Oddio, ma quanta roba. That will help. Altra tintura rianimata. Ma ragazzi, ma è pieno di stradupole. Lì c'è qualcosa. Diario? No. Il bersaglio con marchio infliggono il... Questo è potente, eh. A questo punto puoi decidere di mettere marchio su tutti e marchio infinito, diciamo, quello lì. Qui mi sa che si ricollega giù. Esatto. Non siamo tornati indietro però, non da qui, perché dobbiamo fare il giro dall'altro lato, oppure banalmente da qui. Questo è l'Exga che vedevamo prima. Non posso andare da qui ovviamente, va bene. Siamo un po' su binari, ma ci sta. Torniamo giù. Andiamo di là. Meno male che sono tornato prima indietro, perché a questo punto c'era parecchio. E ragazzi, io questo me lo ricordavo esplicitamente che l'avessimo saltata come cosa, perché c'era un edificio che non avevamo approfondito, ma secondo me di ste robe ce ne potrebbero essere molte di più che non vedremo, perché non so di aver saltato qualcosa. Le tinture curative conferiscono anche un piano. Non so come abbiano fatto a smettere di seguirmi. Forse si sono incastrati anche loro. Sto evitando solo perché sarebbe lunghissimo e inutile, ragazzi. Cioè, ci darebbero 5.000 XP, voglio dire. Non ne vale la pena. Qui mi fa tornare indietro e non c'è nulla? Cioè, se io volevo raggiungere questo posto è perché c'era qualcosa, no? Ecco qui. Un'arma. Un'arma ghiaccio. Coralim. Abilità di tipo ghiaccio costano un PA in meno. Ci sta. Ok. Figata. Ok. Adesso credo che abbiamo visto tutto qui. Credo proprio di sì. Però per scrupolo a questo punto andrei anche... Di nuovo dove abbiamo fatto il fight, perché alla fine era crollato tutto, no? Quindi magari c'è altro. Tanto ormai siamo qui, se no non ci torneremo. E dobbiamo anche tornare indietro dall'Exga, quindi tanto vale. Qui senza il fight comunque la cosa viene lasciata, fighissimo. E qui è tutto aperto adesso. Prima non era tutto distrutto, giusto? Questo perché non l'ho preso? Ecco perché non l'ho preso, perché non c'era prima. Un gusto, sì, certo, un disco su Gustav. E qui non siamo andati, immagino. C'è un'uscita, ok, perché giustamente noi siamo usciti con la cutscene. Quando subisce danni consuma un PA per subire il 30% in meno se possibile, carino. E qui mi sa che dove ci aspettava Renoir prima di Overs. Ok. Inutile andare lì perché tanto ci farà uscire. Torniamo dall'Exga a questo punto. Un po' una traversata, quindi taglio un attimo, tanto dobbiamo rifare la cosa al contrario. Riprendo qui il nostro viaggio perché volevo parlare di un fatto che adoro nei videogiochi, cioè quando il level design o comunque la costruzione del livello stesso, quindi non solo a livello di... Insomma, level design inteso come ciò che devi fare, giocabilità, ma anche a livello estetico e di pensiero. Adoro quando sia collegato
a ciò che è il gioco. In questo caso il rampino è letteralmente qualcosa che è stato piazzato dalle altre spedizioni, e lo dicono anche quando siamo all'albero indico, quello azzurro. Non so perché lo chiamo indico. Quindi molto molto figo. Già che siamo qui, potevo anche tipparmi effettivamente, mi ero dimenticato. Facciamo per 5. E quindi molto 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 figo. Una cosa per esempio che mi piace molto in un altro ambito in questo caso è, ad esempio, in Assassin's Creed 2 e 3 è bruttissimo perché sono molto brutti tendenzialmente, però il 100% di sincronizzazione nei giochi di quel tipo lì, io adoro pensarlo come ok, è 100% di sincronizzazione perché è quello che Ezio ha fatto realmente, e quindi se non lo fai, sì, hai rivissuto i ricordi di Ezio ma non hai fatto esattamente le cose che ha fatto lui. È fighissimo. Ecco qui. Oh signora, questa lucentezza, sì. Vi dispiacerebbe inserirle nella mia schiena? Vediamo. Ringhia. Oh, l'estasi, guardatemi, ho raggiunto la perfezione. E la tua parte del patto? Ma di certo prima potete lasciare che mi crogioli. È una benedizione. Cosa ci ha droppato? Involucro automatico. Applica involucro per 3 turni all'inizio della battaglia. Cavolo, carino. Lì sotto ancora non possiamo andare. Luminose, brillanti, lucenti. Proprio come volevo io. Ah, la nostra signora. Lei è amorevole, ci ha creato con grande cura e orgoglio. Tuttavia, talvolta anche lei fa degli errori. Io ne sono la prova vivente. Oh signora, perdonami, non volevo parlare, ma questo l'abbiamo già letto, se non erro. Perché ha problemi a parlare ora? Abbiamo superato un santuario dedicato alla pittrice. Sai chi l'ha costruito? No. Molto tempo fa vennero da me. Parlavano come se conoscessero la signora. La riverivano, ma quello di cui parlavano, la pittrice, la sua descrizione, non combaciavano. La signora... Non lo voglio attaccare, cioè non so se è una boss fight unica, però onde evitare lascerei perdere. E credo che abbiamo finito per adesso, perché è bellissimo tra l'altro vedere le bandiere da tutt'altra parte. Una cosa che avrei fatto è cioè questa simulazione del vento è chiaramente la stessa per tutte. Io penso che invece farle statiche in posti tipo questo, dove non mi aspetto ci sia molto vento, magari ci potrebbe essere una corrente, però differenziarle sarebbe stato ancora più figo. Cioè vederla ferma da lontano qui sarebbe stato fantastico, secondo me. Però ci sta, anche l'effetto della sventolata è chiaramente molto figo. Attenzione a non premere New Game Plus. Torna sul continente. Ok. E quindi la scogliera è stata fatta. Stavolta per davvero, credo. Spero. Qui abbiamo altro da fare. Bosco perduto. A questo punto ci andrei un attimo, perché ricordo che non abbiamo proprio visitato uno dei due. Forse non potevamo entrare lì. Ah, qui è dove siamo stati. È l'altro allora. Non capisco. Ah no, qui che non siamo stati? Raccolto cereo. Bosco... No, bosco perduto ci siamo stati. È qui che non siamo stati, mi sa. No, raccolto cereo è qui. E allora... Ma... E allora è più in alto? È in volo? No. È questo? Eh no, però è più giù. Arena dei Gestral Oscuri. Ok. No, però non penso sia questa. No, perché siamo di qui. Bosco perduto è... Quale dei due? Questo qui? Ci manca qualcosa lì. Ah, è qui.
Forse l'avevamo anche visto, ma poi non ci siamo arrivati. La potevamo dalla spiaggia, ok. Vediamo un po'. Grotta schiacciante? Credo sia una piccola zona. Bellissima, con eschi qui, che figata. L'illuminazione qui è stupenda, ragazzi. Ma che bella. Faccio una foto, va. È una roba molto veloce, ma ci sta. Allora, vediamo un po'. Entrata. Secondo me qui c'è un boss e basta. Una lucetta. Ok, delle lampade. Porca. C'è un modo di tornare su e c'è quella statua. Questo cos'è? Credo che questa sia una porta da aprire. Oh mio Dio, no. Questo no, questo è sbagliatissimo. Siamo d'accordo che da lontano ha un'ottima impressione, però se tu mi dai la possibilità di avvicinarmi, la texture la devi fare in alta definizione. Ma ci sta. Stessa cosa dall'altro lato. Mi sa... come un'imboscata. Ah, ma è... pensavo fosse una statua, ragazzi. Resin gigante. Ok. No, facciamo per ora un attacco normale. Arsenale completo. Immolazione. Ok, prende danni a go-go. Ma lui non attacca? Sì, attaccherà. Beh, noi prendiamo mana per ora. Eventualmente saltiamo qualche turno per vedere che fa. Intanto non credo che ci farà male. Non così tanto almeno. Le pareti... ah! Finisce la non sono riuscito a parriarne uno. Credo sia fatto apposta per farti schiacciare dalle pareti. Dobbiamo ucciderlo velocemente allora, come l'ho detto. Furia della dea bendata. Siamo senza posa. Non riesco a passare. Facciamo passaggio offensivo, così mettiamo inerme. Ok. A questo punto qui possiamo fare i tuoni fraggio. Ok. Le pareti si chiudono. Sì, penso che abbiamo al massimo un altro paio di cose. Si protegge, vabbè, saranno scudi. Perfetto. Fai regole infrante. Dopo vediamo cos'altro fare. Può attaccare 2 volte. Ottimo. Perfetto, omaggio a Gustav. Bellissimo come concept però, bellissimo il boss. Ok. A questo punto ci serve schianto crostale. Qui prendiamo un attimo tempo. E poi facciamo... vorrei fare furia della dea bendata, ma ci serve mana, quindi facciamo così. E poi le facciamo fare mezzo forte, così recuperiamo. Nel frattempo schianto crostale. Dovremmo anche stordire. Non stordisce questa, mi sa, aumenta solamente i danni. Carta marchiante. Boom, boom. Vabbè, facciamo il nostro stand e finiamola qui. Ok. Solidificazione, più 2 scudi quando la salute del bersaglio scende al di sotto del 50%. Una volta per battaglia. Carino. Più che altro illumina.
Se illumina costa poco, questo è da mettere proprio no brainer. Carino, carino. Questo era più bello da trovare all'inizio. Sarebbe stato molto più bello. Anche con la vita al massimo, cioè non è che rappresenta chissà che pericolo, insomma, voglio dire. Cioè, con un paio di stand ben piazzati se la faceva comunque. Qui dove ci porta? Siamo su, dall'altro lato? Wow. Sì. Ok. C'è anche un diario. Sono riusciti a sfuggire. Cassandra. No shit, they were all crushed. If Timothy hadn't pushed me out of the way. But both my legs are crushed as well. And I don't know how much longer I have. I wish I could have avenged you all. If anyone finds this journal, do not enter this cave. The Nevron inside will crush you. Oddio. Mamma mia. Diciamo che il diario non è che... Cioè, se trovano il diario vuol dire che sei già finito giù. Qua c'è un'altra, ma non credo che serva a molto. Vediamo, dove ci fa andare? Ci fa andare all'entrata, immagino, no? E basta. Sì, ok, si ricollega. Però c'era altro lì. Ce la facciamo saltando, forse? No, allora sarà forse accessibile dall'altro lato e non ci ho fatto caso. Non penso che le pareti qui siano in qualche modo sistemate. Ah, tra l'altro io adesso li ho notati, scusami. Io stavo guardando i Nevron prima. Ma quanti ce ne sono morti? Non è solo la 45, o magari potrebbe anche essere solo la 45 perché noi la 33 è morta tutta sulla spiaggia. Quindi magari qui erano riusciti a passare e poi sono morti tutti qui. Che roba, ragazzi. Io penso che... Cioè, il diario ci sta, perché ci ha dato altre informazioni. Però questo era tranquillamente fattibile senza, perché la narrativa di level building qui era chiarissima. Ah, questo fa tornare indietro. Ok, perfetto. Pensavo ci fosse anche qualcosa da prendere. Va bene. Wow. Se ci pensate è terrificante come caverna, eh. Cioè, porca miseria. Una trappola di queste sembra molto alla... No, le tipiche cose che si pensa ci siano nelle piramidi. Che ovviamente ci saranno trappole, ma non di questo tipo. Però, fighissimo. Molto molto bello. E ragazzi, io penso che per questo episodio introduttivo dell'extra, dell'andare in giro a fare cose, possa essere tutto. Io vi ringrazio per averlo seguito e come al solito vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Trovate la playlist di tutti gli episodi qui in alto a destra e tra l'altro vi aggiungo, mi raccomando, cioè se non avete seguito la storia date un'occhiata, ci sono un sacco di robe interessanti. Trovate un sacco di altre playlist sul canale, noi ci vediamo alla prossima e bella Fandonia.